Buongiorno, io sono Lucia Lotti, sono un magistrato. Sono entrata in magistratura nel 1981 dopo aver sostenuto un concorso e quindi sono ormai molti anni che svolgo questa attività. Inizialmente per alcuni anni ho svolto il ruolo di giudice sia nel settore civile che penale. Successivamente ho iniziato l'attività di pubblico ministero, inizialmente a Roma, poi a Milano, poi di nuovo a Roma e negli ultimi 8 anni in Sicilia. In questo momento sono procuratore della Repubblica a Gela, città della Sicilia, luogo sicuramente molto impegnativo ma anche molto interessante. Svolgo in particolare le funzioni di procuratore capo. Allora, sicuramente l'ingresso nel mondo del lavoro non è stato semplice, questo anche a causa della formazione che ancora oggi vi è in Italia. La formazione universitaria mira prevalentemente alla formazione teorica. Non sono previsti o quantomeno non erano previsti all'epoca dei momenti di training che aiutassero nel passaggio al mondo del lavoro. Quindi io sono transitata direttamente dallo studio universitario al concorso per entrare in magistratura. Si tratta anche in questo caso di un concorso che prevede prove scritte e prove orali, però di natura squisitamente teorica. Quindi superate queste prove che sono indubbiamente molto difficili, il primo problema è quello della gestione dell'impatto con gli uffici giudiziari. È previsto un periodo di tirocinio che è di 1 anno e mezzo, nell'ambito del quale si entra in contatto con i diversi uffici che poi possono essere oggetto della successiva attività. Sembra un periodo lungo, ma in realtà non lo è, perché in questo 1 anno e mezzo si debbono appunto toccare tutti gli aspetti del mondo giudiziario e quindi la possibilità di sviluppare attività concreta non è, come dire, non è sufficientemente approfondita e sufficientemente estesa in termini temporali. Per cui il problema, lo step successivo, vale a dire quello dell'assunzione delle funzioni, è uno step non semplice da superare perché nel mio caso, oltretutto, appunto non avevo neppure esperienze professionali di tipo diverso, quindi mi sono trovata a 25-26 anni ad assumere direttamente il ruolo di giudice in un luogo, in una città che non era la mia, che non conoscevo, in un contesto che appunto mi era completamente ignoto, forte soltanto delle mie conoscenze teoriche. Per cui l'impatto è stato un impatto piuttosto brutale. E ciò nonostante la passione è tanta e la soddisfazione di poter ricoprire questo ruolo, tanto più in così giovane età, aiuta indubbiamente a superare tante difficoltà. E nelle fasi successive le difficoltà maggiori sono dipese dal fatto che ho cambiato più volte funzioni. Inizialmente ho fatto il giudice civile, poi sono passata al ruolo di giudice penale e poi sono entrata nel mondo della pubblica accusa, quindi ho iniziato l'attività di pubblico ministero, che è un lavoro completamente diverso da quello del giudice, quindi ogni volta si tratta di entrare in uno schema di ragionamento, in un approccio metodologico diverso da quello precedente e quindi anche qui è chiaro che l'impatto non è semplice. Tra l'altro, mentre attualmente da diversi anni sono previsti, quando
vi è il problema di passaggio di funzioni, sono previsti dei corsi di riconversione e quindi c'è un approccio graduale al cambio di funzioni. All'epoca questo non esisteva e quindi bisogna imparare tutto da soli. Ma anche qui la passione e lo straordinario interesse del lavoro ha supplito a tante difficoltà. Da tener presente che dopo aver fatto appunto per lunghi anni in diverse città il pubblico ministero, poi l'ultimo passaggio è stato quello verso il ruolo di procuratore capo, per cui un ruolo ancora una volta diverso. Non si trattava più semplicemente di fare investigazioni, gestire investigazioni, strutturare delle strategie investigative, lavorare con la polizia giudiziaria, risolvere dunque dei casi, dei singoli casi, ma si trattava di imparare a gestire un ufficio, ad organizzare il lavoro degli altri, a elaborare delle strategie organizzative che vedevano una pluralità di soggetti interessati al buon fine del lavoro e quindi anche qui una professionalità diversa, una professionalità nuova, quindi di nuovo mettersi in pista, mettersi in gioco, affrontare delle nuove metodologie e dei nuovi obiettivi. Che cosa mi ha aiutato e che cosa penso ciascuno debba tener presente nel momento in cui si approccia al lavoro? Il metodo, l'analisi, prima di tutto l'analisi, cioè ogni situazione, ogni scenario affinché possa diventare il contesto nel quale poter esprimere la propria personalità professionale suppone una analisi ben precisa, cioè debbo sempre considerare tutti i dati che in un determinato contesto vi sono, quindi chi sono, con chi interagisco, qual è il mio ambito, qual è la storia precedente della struttura nella quale io mi vado a collocare, quali sono esattamente gli obiettivi, insomma aprire la mente, analizzare, analizzare i dati, cercare di capire nel più breve tempo possibile qual è la mia posizione, la mia collocazione, il mio personale obiettivo in quel contesto, come io posso riuscire ad aiutare quel contesto e come quel contesto poi può diventare uno scenario interessante per me. Quindi un approccio razionale e che al contempo però tenga presente fortemente l'aspetto umano, il mio e quello delle persone con le quali mi relaziono. Quindi e acquisire metodologia, sempre in un contesto nel quale pesa molto la complessità dell'attualità. Il non ridurre a cliché la realtà, secondo me, è assolutamente fondamentale. Ogni step, ogni passo avanti, ogni conquista suppone necessariamente una grande apertura mentale, una visione. Quindi non rimanere ristretti nel proprio ambito, nel proprio ufficio, nel proprio settore, nella propria zona, ma inserire tutto questo in uno scenario che è globale. Ehm, allora, no, devo rispondere no, sinceramente. Ecco, ho cercato in questo breve lasso di tempo di vedere se c'era effettivamente se ero veramente sincera nel dare questa risposta, ma credo veramente di esserlo, no. Ma questo, devo dire, ehm, in parte è dovuto proprio al ruolo, allo specifico ruolo. Cioè il ruolo di magistrato è un ruolo che davvero prescinde dall'appartenenza di genere e ne prescinde sempre di più
fosse altro anche per un dato statistico, cioè in questo momento si è visto soprattutto negli ultimi anni, ma è un processo come dire, ormai solido, ehm, percentualmente il concorso in magistratura è vinto da un sempre maggior numero di donne. Attualmente più o meno siamo al 60-40%, cioè il 60% di donne e il 40% di uomini, per cui la magistratura in gran parte è una magistratura al femminile, per cui il dato ovviamente viene stemperato di per sé. C'è in questo momento una riflessione perché si sta vedendo, ecco, per esempio la progressione in carriera, no? Cioè se c'è un condizionamento, se c'è un trend non adeguato rispetto al trend di base nella progressione in carriera. Questo in parte forse ancora può esserci, ma, ma tenderei a dire che il nostro settore è uno dei settori nei quali è meno importante il problema di genere. Per me personalmente non lo è letteralmente mai stato. Nel senso, non so a che cosa attribuire questo, non ci ho mai riflettuto troppo proprio perché non l'ho mai interiorizzato come problema, cioè non mi sono mai posta nel senso dell'attribuzione di un qualche significato al mio essere donna. Probabilmente questo ha influito molto nell'atteggiamento del mondo circostante, nell'atteggiamento dei miei interlocutori. Cioè io credo di non essere mai stata considerata né una donna né un uomo, semplicemente un magistrato. E quindi no, non l'ho mai avvertito. Devo anche tenere presente, bisogna anche tenere presente che invece mi sono quasi sempre trovata a lavorare con uomini, ovviamente facendo il pubblico ministero, la maggior parte degli investigatori sono uomini. E, però no, ho avuto direi sempre grandi soddisfazioni, grande considerazione quando abbiamo fatto dei buoni lavori e non l'ho avvertito. Ultimamente poi in questa mia ultima esperienza lavorativa lo scenario è talmente al femminile che davvero nessuno ci fa più caso. Nel senso che l'ufficio attualmente, che dirigo attualmente a Gela, io ho 5 sostituti, quindi io sono il procuratore capo, ho 5 sostituti, sono 4 donne e un uomo e la situazione è questa da almeno 15 anni. Allora si potrebbe dire, mamma mia, in Sicilia, nel cuore della Sicilia, tutte donne in una procura. Nessuno ci fa caso. Nessuno ci fa caso, si guarda all'efficacia della nostra azione, alla incisività della nostra azione, alla nostra capacità di risolvere, di contribuire a risolvere determinate problematiche socio-criminali, ma non si pensa. Certamente siamo particolarmente attenti tutti alle questioni di genere, alla violenza di genere. Abbiamo fatto un gran lavoro sulle problematiche della violenza di genere che indubbiamente è un problema molto serio, ma l'affronto io come l'affrontano i colleghi uomini, insomma, questa è la prospettiva, questa è la realtà.